Assolutamente. Ecco una versione estesa del testo, mantenendo lo stile, il tono e il formato originali, ma ampliando la notizia con dettagli aggiuntivi e approfondimenti. Ciao a tutti, amici appassionati di gossip e di spettacolo. Benvenuti o bentornati sul nostro canale, dove andiamo a caccia delle notizie più scottanti e degli scoop più succulenti dal mondo delle celebrità. Oggi abbiamo un video davvero speciale, che sono sicuro vi terrà incollati allo schermo fino alla fine. Preparatevi, perché stiamo per svelare le confessioni shock di Burak Özçivit, direttamente da Istanbul. Sì, avete capito bene, l'attore turco più amato, famoso per il suo fascino e per i suoi ruoli iconici, si è lasciato andare a rivelazioni inaspettate. Ma prima di immergerci in questo mare di pettegolezzi e di scoop, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, se non l'avete ancora fatto. Attivate anche la campanella, così sarete sempre aggiornati sulle ultime novità e non vi perderete nessun video. Prometto, ne vale la pena. Ora, senza ulteriori indugi, partiamo subito con questa intervista segreta che ha fatto tremare Istanbul. Dunque, la fonte di queste confessioni è una persona molto vicina a Burak, che ha preferito rimanere anonima per ovvi motivi. Chiamiamola, per comodità, la nostra talpa di Istanbul. Ebbene, la nostra talpa ci ha raccontato di un Burak inedito, un Burak diverso da quello che vediamo sui red carpet e nelle interviste patinate. Un Burak più umano, più vulnerabile e, a quanto pare, anche un po' tormentato. Partiamo dal suo matrimonio con Fahriye Evcen. Tutti li vediamo come una coppia perfetta, innamorata e felice. E, a onor del vero, la maggior parte delle volte è proprio così. Ma, come in tutte le relazioni, ci sono alti e bassi. La nostra talpa ci confida che negli ultimi tempi ci sono state delle tensioni, soprattutto dovute alla pressione mediatica e agli impegni lavorativi di entrambi. Sembra che Burak senta molto il peso della responsabilità di essere un personaggio pubblico e che a volte questo lo porti a chiudersi in se stesso. La costante presenza dei paparazzi, i commenti sui social media, le aspettative del pubblico, tutto questo crea una cappa di stress che si riversa inevitabilmente sulla vita privata. La difficoltà di mantenere una parvenza di normalità in un contesto così eccezionale è una sfida costante. Si aggiunga poi la distanza che a volte si crea a causa dei viaggi di lavoro, delle riprese in location lontane, e il quadro si complica ulteriormente. La talpa ci sussurra di notti insonni, di silenzi pesanti, di sguardi carichi di significato che si scambiano i due innamorati, cercando un equilibrio che sembra sempre più difficile da raggiungere. Fahriye, da parte sua, è una donna forte e indipendente, ma anche lei risente delle continue attenzioni dei media e dei fan. La nostra talpa ci ha raccontato di discussioni accese, soprattutto riguardo alla gestione del tempo libero e all'educazione del loro figlio, Karan. Sembra che abbiano visioni diverse su alcuni aspetti dell'educazione e che questo generi qualche conflitto. Fahriye, più incline a un approccio moderno e permissivo, Burak, invece, più legato alle tradizioni e a un'educazione più rigorosa. Questa divergenza di vedute si manifesta soprattutto nella scelta delle attività extrascolastiche, nell'utilizzo dei dispositivi elettronici e nella gestione dei capricci. La talpa ci ha confidato che, durante una recente cena tra amici, la discussione sull'opportunità di iscrivere Karan a un corso di recitazione ha scatenato un vero e proprio battibecco, con toni accesi e frecciatine velenose. Ma, attenzione, non stiamo parlando di una crisi irreversibile. Semplicemente, sono una coppia normale che affronta le sfide quotidiane come tutti noi. Cercano di trovare un compromesso, di ascoltarsi reciprocamente e di mettere al primo posto il bene del loro bambino. La talpa ci rassicura, l'amore che li lega è forte e profondo, e sono determinati a superare insieme questi piccoli ostacoli. Passiamo ora alla carriera di Burak. Come sapete, è uno degli attori più richiesti in Turchia e non solo. Ha interpretato ruoli indimenticabili in serie TV di successo mondiale, come Il Secolo Magnifico e Kara Sevda. Ma, a quanto pare, non tutto è oro quel che luccica. La nostra talpa ci ha rivelato che Burak è stanco di essere etichettato come il bello e che vorrebbe cimentarsi in ruoli più complessi e impegnativi. Il suo aspetto fisico, indubbiamente affascinante, è diventato una prigione dorata. Burak si sente limitato, intrappolato in un'immagine che non gli permette di esprimere appieno il suo talento. Vuole dimostrare di essere un attore capace di scavare nell'anima dei personaggi, di portare sullo schermo emozioni intense e contrastanti, di far riflettere il pubblico su temi importanti.
Sembra che abbia rifiutato diverse proposte di lavoro proprio perché non le riteneva abbastanza stimolanti. Vuole dimostrare di essere un attore versatile, Ace di interpretare personaggi diversi, che vadano oltre l'immagine del sex symbol. Questo, però, lo mette in conflitto con i suoi agenti, che preferirebbero puntare su ruoli più commerciali, che garantiscano un successo sicuro. La talpa ci racconta di accese discussioni dietro le quinte, di compromessi difficili da accettare, di sogni artistici che si scontrano con la dura realtà del business. Burak si sente combattuto tra la necessità di mantenere il successo e la voglia di seguire la propria vocazione, di realizzare il proprio potenziale creativo. Ma la confessione più shock riguarda la sua salute. La nostra talpa ci ha rivelato che Burak soffre di attacchi di panico. Sì, avete capito bene. Dietro l'immagine dell'uomo sicuro di sé e sempre sorridente, si nasconde una fragilità inaspettata. Sembra che gli attacchi di panico siano iniziati qualche anno fa, a causa dello stress e della pressione del lavoro. Le lunghe ore di riprese, i viaggi continui, le interviste, gli eventi mondani, la costante esposizione mediatica. Tutto questo ha contribuito a creare un accumulo di ansia che è sfociato in attacchi di panico. La talpa ci descrive scene drammatiche, con Burak che si sente improvvisamente soffocare, il cuore che batte all'impazzata, la paura di perdere il controllo. Momenti di terrore che lo hanno costretto a fermarsi, a rimettere in discussione le proprie priorità. Burak ha cercato di tenere nascosto questo problema, per paura di essere giudicato e di perdere opportunità lavorative. Ma, a quanto pare, la situazione è diventata insostenibile e ha deciso di rivolgersi a uno specialista. Sta seguendo una terapia e sta cercando di gestire l'ansia attraverso tecniche di rilassamento e meditazione. La talpa ci confida che Burak ha trovato grande beneficio nella pratica della mindfulness, che lo aiuta a focalizzarsi sul presente e a ridurre i pensieri negativi. Ha anche iniziato a fare yoga e a dedicare più tempo alla cura di sé, cercando di ritrovare un equilibrio interiore. La nostra talpa ci ha anche detto che Farie è stata un grande supporto in questo momento difficile. Lo ha incoraggiato a chiedere aiuto e lo ha sostenuto durante la terapia. Sembra che questo problema abbia rafforzato il loro legame e li abbia resi ancora più uniti. Farie si è dimostrata una compagna premurosa e comprensiva, capace di ascoltare e di offrire il proprio sostegno senza giudicare. La talpa ci racconta di lunghe conversazioni notturne, di abbracci consolatori, di parole di incoraggiamento che hanno aiutato Burak a superare i momenti più difficili. La malattia di Burak è diventata un'occasione per riscoprire la forza del loro amore e per costruire un rapporto ancora più solido e autentico. E non è finita qui. La nostra talpa ci ha anche raccontato di un progetto segreto a cui Burak sta lavorando da tempo. Si tratta di un film che lo vede non solo come attore protagonista, ma anche come sceneggiatore e regista. Un progetto molto ambizioso, che gli sta molto a cuore e che rappresenta una sfida importante per la sua carriera. Burak ha sempre sognato di mettersi alla prova dietro la macchina da presa, di raccontare storie che lo appassionano, di esprimere la propria visione del mondo. Questo film è la realizzazione di un sogno, un'opportunità per dimostrare il suo talento a 360 gradi. Sembra che il film tratti temi sociali importanti e che Burak voglia utilizzare la sua popolarità per sensibilizzare il pubblico su questioni delicate. Un progetto che dimostra la sua maturità artistica e il suo desiderio di andare oltre l'immagine del divo. La talpa ci anticipa che il film affronterà il tema della disuguaglianza sociale, raccontando la storia di un giovane che lotta per realizzare i propri sogni in un contesto difficile. Burak vuole dare voce a chi non ce l'ha, denunciare le ingiustizie e promuovere un messaggio di speranza e di cambiamento. La nostra talpa ci ha anche rivelato che Burak è molto legato alla sua famiglia e ai suoi amici. Nonostante il successo e la fama, è rimasto una persona umile e semplice, che ama trascorrere il tempo con le persone a cui vuole bene. Sembra che organizzi spesso cene e feste a casa sua, dove si diverte a cucinare e a chiacchierare con i suoi cari. Burak considera la famiglia e gli amici il suo porto sicuro, il luogo dove può essere se stesso senza maschere e senza finzioni. La talpa ci racconta di serate all'insegna del divertimento e della spensieratezza, con risate, chiacchiere e buon cibo. Un modo per ricaricare le batterie e per affrontare con energia le sfide della vita. Un altro aspetto interessante della sua personalità è la sua passione per la fotografia. Sembra che scatti spesso foto ai suoi amici e alla sua famiglia e che abbia un occhio molto attento per i dettagli. La nostra talpa ci ha anche detto che vorrebbe organizzare una mostra fotografica in futuro,
per condividere la sua passione con il pubblico. Burak vede la fotografia come un modo per catturare la bellezza del mondo, o per immortalare momenti speciali e per esprimere la propria creatività. La talpa ci anticipa che la mostra fotografica sarà un viaggio attraverso la sua vita, un racconto per immagini che svelerà il suo lato più intimo e personale. Insomma, come avrete capito, dietro l'immagine patinata di Burak Oshivit si nasconde una persona complessa e sfaccettata, con le sue fragilità e le sue ambizioni. Un uomo che, nonostante il successo e la fama, è rimasto fedele a se stesso e ai suoi valori. Un artista che non ha paura di mettersi in gioco, di sperimentare, di reinventarsi. Un uomo che, come tutti noi, lotta per realizzare i propri sogni e per superare le proprie paure. E con queste rivelazioni shock si conclude la nostra intervista segreta da Istanbul. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate apprezzato le nostre esclusive. Abbiamo cercato di offrirvi un ritratto inedito di Burak Oshivit, un ritratto che va oltre l'immagine del divo e che svela la sua umanità e le sue fragilità. Ricapitolando, abbiamo parlato delle tensioni nel suo matrimonio con Farie, delle sue difficoltà a gestire la pressione mediatica, della sua stanchezza di essere etichettato come il bello, dei suoi attacchi di panico, del suo progetto segreto come sceneggiatore e regista, del suo legame con la famiglia e gli amici e della sua passione per la fotografia. Abbiamo anche esplorato i dettagli delle sue discussioni con Farie sull'educazione del figlio Karan, le sue lotte interne per scegliere ruoli che sfidino la sua immagine, le sue tecniche di rilassamento per combattere l'ansia e il messaggio che vuole trasmettere con il suo film. Insomma, un quadro completo della vita di un uomo che, nonostante il successo, continua a lottare per realizzare i suoi sogni e per superare le sue paure. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato le informazioni interessanti. Ora, vi invito a lasciare un commento qui sotto, per dirci cosa ne pensate di queste rivelazioni. Vi ha sorpreso scoprire questo lato nascosto di Burak Oshivit? Avete mai pensato che potesse soffrire di attacchi di panico? Qual è il vostro ruolo preferito tra quelli interpretati da Burak? Siete curiosi di vedere il suo film da regista? Cosa pensate della sua passione per la fotografia? E, infine, vi ricordo di mettere mi piace a questo video, se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al nostro canale, se non l'avete ancora fatto. Attivate anche la campanella, così sarete sempre aggiornati sulle ultime novità e non vi perderete nessun video. Grazie ancora per il vostro supporto e alla prossima!